Dopo un po' di attesa e mesi a pensare al progetto per la prossima stagione, ecco la nuova Scott Addict. Come sempre ho scelto un allestimento con un buon rapporto qualità-prezzo. Infatti siamo davanti a un prodotto con cambio elettronico Shimano e ruote in carbonio, a listino a 3.900 euro. Prima di spiegare cosa mi ha portato a scegliere questa Scott, vi faccio una descrizione delle caratteristiche principali. Di serie abbiamo delle ruote in carbonio, le Syncros, le Capital da 40 mm con un canale interno da 23. L'integrazione dei cavi è praticamente totale. Il frontale, come vedete, è pulitissimo. Come colorazione ho scelto questo bel bianco perlato che a seconda dell'inclinazione della luce prende diverse sfumature e mette in risalto questa scritta Scott argentata. Il cambio elettronico è lo Shimano 105 con corne davanti 50-34 e pacco pignoni 11-34, che secondo me è perfetta per questo allestimento. I copertoni di serie sono degli Schwalbe da ben 34 mm, quindi sicuramente una misura importante che predilige il comfort piuttosto che il mantenimento del peso. Difatti la prima cosa che ho fatto è stato cambiare le camere d'aria in bottiglie e mettere quelle in TPU. Il passaggio alla camera in TPU è una delle prime cose da fare, oltre a essere uno degli upgrade più economici, al tempo stesso porta anche grandi benefici. In alternativa le ruote sono già tubeless ready per chi volesse fare a meno delle camere d'aria. Il canale da 23 sulle Syncros Capital permette di montare copertoni generosi. Il passaggio ruota massimo consentito è infatti di 38 mm e questo è uno dei motivi che mi hanno fatto mettere questa Scott nella mia lista dei desideri. Le ruote, anche se non sono un modello top di gamma, hanno comunque un peso inferiore al chilo e mezzo. Sono tubeless ma con l'uncino e i mozzi sono proprietari Syncros. Le Schwalbe di serie mi hanno dato buone sensazioni durante i primi giri, considerando le condizioni delle nostre strade non sono neanche una cattiva scelta. Credo che le terrò montate almeno fino all'inizio del Gran Fondo, per poi passare a un copertone più racing e leggero, magari una larghezza da 30 mm che vedo molto bene su una bici del genere. Come dicevo a inizio video, questa non è una prova su strada, per quella voglio prima provarla per bene. In questa presentazione volevo soffermarmi sui motivi che mi hanno fatto scegliere questo modello. Innanzitutto volevo continuare il progetto dell'anno scorso, quindi ovvero un'unica bici da usare sia su asfalto che sulle uscite in soft gravel. L'anno scorso avevo una gravel adattata all'asfalto, quest'anno vorrei fare il contrario, adattare una bici da strada alla ghiaia e direi che con il passaggio ruota ampio la cosa è possibile. L'altra cosa importante è tornare al cambio elettronico. Se fino a un paio d'anni fa la scelta sarebbe caduta sull'Ultegra per via dei comandi satellite collegabili al Garmin, da quando Shimano ha rilasciato la funzione Front Shift, anche il 105 è diventato parecchio interessante. Questa funzione permette di usare un unico tasto per cambiare il rapporto della corona anteriore. Poiché il deragliatore ha solo due posizioni, corona grande o corona piccola, questo si può comandare senza necessariamente due pulsanti, liberandone uno che diventa poi programmabile. Io lo uso per cambiare pagina sul ciclocomputer. Tenendo premuto posso far partire l'app durante un allenamento, mentre con il doppio clic l'ho programmato per farmi visualizzare la mappa. Con un unico tasto quindi ho ben tre funzioni. Una cosa che mi incuriosiva è che molti costruttori stanno implementando sulle bici endurance il vano portaoggetti nel telaio. Scott l'ha integrato sotto il tubo obliquo, vicino al movimento centrale, mossa vincente sia a livello estetico, dato che non si vede, sia in termini di risparmio di peso, dato che rinforzare il telaio per il portaoggetti in questa zona è molto meno invasivo rispetto alla zona del tubo obliquo. Il vano è comodissimo, io personalmente non amo le borse sottosella, le false borracce la uso nelle uscite di tutti i giorni, ma nelle gran fondo preferisco avere più scorte d'acqua in modo da fermarmi il meno possibile. E a proposito di peso, con tutti gli accessori, quindi pedali, portaborraccia, portagamina, il peso si attesta intorno agli 8,5 kg. Il manubrio sulla Addict 30 non è integrato, l'ho trovato molto comodo, anche se mi sarebbe piaciuto con un po' di flair. È compatibile col manubrio della Addict, la RC, e potrebbe essere uno dei miei prossimi upgrade, tra l'altro.
La forma della Gisella è progettata per attutire le vibrazioni. È possibile inserire una luce posteriore che si integra nel tubo, luce che però non viene fornita di serie. Nel complesso però una bici mi ha attirato fin da subito dalla presentazione, sia a livello estetico che di caratteristiche. Alla fine quello che stavo cercando era qualcosa che mi piacesse esteticamente, che avesse un bel passaggio ruota e che fosse sia comodo che al tempo stesso reattiva. La sto già usando da qualche giorno e spero al più presto di darvi le mie impressioni. Comunque, spoiler, le prime impressioni sono più